Salve a tutti comandanti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Kewib e oggi andremo a vedere il capitolo 4 intitolato Bouquet. Iniziamo. Continuando il viaggio alla ricerca di Chatterbox, entriamo in una zona che sembra essere perfetta per un'imboscata. E infatti, sul tetto di un edificio c'è un cecchino che ci spara dritto alla gamba. Fortunatamente, Yuni usa la sua abilità su di noi in tempo. Mentre lo eliminiamo, notiamo che non ha mai mirato alle nicche. Noi eravamo il suo unico obiettivo. Yuni richiede un'altra volta una ricompensa, accettiamo e ci pizzica la mano fino a farla sanguinare. Questo dimostra quanto le nicche siano forti in confronto a un umano. Mentre Rapi ci fascia, una voce inquietante esclama: "Vi ho trovati". Ci giriamo e vediamo una faccia sorridente e disturbante che ci fissa. "Chi sei?" chiede Rapi. "Volevo divertirmi un po' con voi prima di farvi fuori". Rapi corre verso di noi per metterci in salvo, ma viene spazzata via con un colpo solo. Yuni osserva i piedi e lo conferma. Avevamo Chatterbox davanti a noi, un Rapture parlante. Mihara attiva il suo potere e si squarcia l'addome trasferendogli il dolore, mentre Yuni lo acceca. Occasione perfetta per catturarlo. Ma all'improvviso esclama: "Scambio di sensi". E si strappa via un braccio. "Fatemi vedere quanto riuscite a resistere, finti umani". Mihara riceve dei danni talmente insostenibili da accasciarsi a terra e contorcersi dal dolore. Yuni parte alla carica, ma viene atterrata con un colpo di coda. "Umano, unisciti a me. Ascoltami, non voglio farti alcun male". "No, grazie, non sono dell'umore giusto per starti a sentire". Rapi si mette in mezzo. Chatterbox rimane sorpreso di quanto si sia ripresa velocemente ed esclama: "Capisco, tu devi essere un modello Grimm. Red Hood, dico bene? Stai zitto". "Ah ah ah ah, deve essere il mio giorno fortunato". Rapi, preoccupata, ci dice di tornare da soli all'Ark e riferire che Chatterbox è in grado di parlare. Ma prima di finire la frase, Chatterbox si ripara il braccio e veniamo scaraventati in aria. All'atterraggio notiamo la nostra gamba destra rigirata. Era rotta. Eravamo in una situazione disperata, sconfitta praticamente certa a questo punto. Ma all'improvviso arriva un personaggio sconosciuto che spara dritto al corpo di Chatterbox facendogli un buco. "Lasciatelo a me". Dopo un'altra raffica di colpi, il Rapture esclama: "Una Pilgrim?". I danni erano maggiori alla sua capacità di rigenerazione e così, non avendo possibilità di vittoria, fugge. La misteriosa figura ci dice di tornarcene a casa e scompare. In un momento simile non c'era tempo per fare domande. Così Rapi, Anis e Neon portano noi e le Wardress verso un luogo sicuro. Con le nostre condizioni e le comunicazioni interrotte, Rapi suggerisce di proseguire verso una torre radio, una distanza di 2 ore, che però, nelle nostre condizioni, impiegheremmo mezza giornata. Una volta arrivati, riusciamo a contattare Shifty, che come prima cosa ci rimprovera di essere andati in superficie con delle nicche senza aver fatto rapporto. Crimine severamente punibile dalla legge, ma sentendo il nome di Suen cambia espressione e dice che farà rapporto al superiore Andersen. In ogni caso, abbiamo un punto di estrazione a 10 minuti da lì e avrebbe mandato rinforzi a recuperarci. Mentre ci dirigiamo alla zona designata, Suen ci messaggia, arrabbiata di aver fatto rapporto all'Ark visto che doveva rimanere una missione segreta. Le facciamo sapere di aver incontrato Chatterbox e ci raccomanda di tornare subito da lei e tenere la bocca chiusa. Arrivati al punto di estrazione, dovevamo solo aspettare i rinforzi con il loro elicottero, ma in arrivo una nuova ondata di Rapture, circa 200. All'improvviso appare una luce abbagliante, un cecchino a lunga gittata. Rapi non ha dubbi, erano le Absolute. I rinforzi erano proprio i membri di Absolute, la squadra più potente dell'Ark fabbricate da Elysion, e in quanto tale spazzano via tutti i Rapture presenti in zona senza difficoltà. Rapi saluta calorosamente Emma con un abbraccio, la cui chiede per quale motivo l'ultima volta Rapi se ne fosse andata senza nemmeno salutare, ma ricevendo risposte vaghe
si dice felice che abbia cambiato volto, apparendo più serena. Vesti, invece, al chiedere come sta, inizia a piangere, al contrario di Eunfa, che ne ha abbastanza di queste chiacchiere e l'attacca dicendo che è solo una combina guai difettosa che dovrebbe essere smantellata per pezzi di ricambio. Dopodiché ci ordina di salire sull'aereo per tornare all'Ark e così facciamo. Numero 1. Sei andato in superficie senza fare rapporto. Numero 2. Hai portato con te 5 nicche, molte più del necessario. Numero 3. Nonostante ciò, le tue intenzioni erano positive. Secondo i dati raccolti, ci sono 2 possibili risvolti che però portano alla stessa conclusione. Dunque, la sentenza sarà la seguente. Non parteciperai a nessuna operazione per 2 giorni. Ora, passiamo alle nicche che hai portato con te. Numero 1. Avete violato la regola base di difendere il comandante ad ogni costo. Numero 2. Nonostante sapeste di andare contro la legge, avete continuato l'operazione. Numero 3. Le vostre azioni hanno causato danni alle proprietà dell'Ark. Secondo i dati raccolti, ci sono 2 possibili risvolti che però portano alla stessa conclusione. Dunque, la sentenza sarà la seguente. Visto che Rapi e Mihara, i capi di entrambe le squadre, erano a comando di questa operazione, verrà cancellata loro la memoria. Questo è tutto. Tornando al dormitorio, Anis, furibonda, attacca Suen chiedendo il motivo per cui non sia intervenuta durante la sentenza e con la sua solita arroganza risponde: «Tanto cosa se ne fanno delle macchine come voi della memoria? È perché siete amiche? Vedila come incontrare un vecchio amico, rifarete subito amicizia». Dopo questa frase andiamo su tutte le furie e stiamo per schiaffeggiarla, ma Rapi ci blocca. Poi esce a prendere una boccata d'aria fresca, passando gli ultimi momenti con noi. Quanto a Mihara e Yuni, si promettono che dopo il reset Yuni avrebbe fatto di tutto per farla tornare com'era. Nel frattempo, nella sala di comando, Andersen discute con Ingrid sulla libertà concessa ai Big Three, Suen nello specifico, e dopo aver appreso di Chatterbox e del nostro incontro con una Pilgrim, veniamo subito chiamati a rapporto. Ci riferisce di sapere qualcosa su Marian. Qualcuno aveva sabotato delle nicche per manomettere le missioni e che stava dunque lavorando con i Rapture. Cosa che avremmo creduto impossibile, ma dopo aver visto Chatterbox siamo venuti a conoscenza della presenza di Rapture senzienti. Ancora non si sa chi ci sia dietro tutto ciò, ma farà il possibile per scoprirlo. Tutto ciò che dovevamo fare era catturare Chatterbox ed interrogarlo. 2 giorni dopo avviene il memory wipe. Yuni riferisce a Mihara tutto ciò che le piaceva fare e che avrebbe trasformato la nuova Mihara nella vecchia Mihara che tanto conosceva. Quanto a noi, Rapi entra improvvisamente dalla porta ed esclama: «Comandante, la mia memoria non è stata cancellata». L'operazione è stata effettivamente svolta, eppure lei ricordava tutto. Decidiamo di tenerlo segreto e affrontarne le conseguenze in caso qualcuno dovesse scoprirlo. Subito dopo arriva Suen con un nuovo ordine per noi. Rapi ci fa l'occhiolino, si avvicina a lei e le sferra un calcio nello stomaco, stendendola a terra dolorante con delle costole rotte. «Comandante, abbiamo un intruso, dovrei giustiziarla?» Aveva avuto un memory wipe dopo tutto, di sicuro non poteva ricordare chi fosse. Chiamiamo un medico e Suen viene portata via. Dopo questa piccola vendetta, veniamo chiamati da Andersen nel suo ufficio. La nuova missione ci porta a Nord, alla ricerca della Pilgrim che aveva messo in difficoltà Chatterbox. Ma chi sono le Pilgrim? Sono un gruppo di Nick che vivono in superficie. Nessuno ha mai avuto alcun contatto con loro, quindi non c'era modo di sapere quante ce ne fossero davvero. Pronti a partire, facciamo un breve briefing. Dovevamo raggiungere una base a nord, ma senza un pass sarebbe stato impossibile accedervi. Dunque, decidiamo di tornare da Andersen per richiederne uno. Ma veniamo fermati improvvisamente da un uomo appariscente dicendo non ce ne fosse bisogno. Era Mustang, il terzo CEO dei Big Three, rappresentante di Tetra Line, specializzata principalmente dell'intrattenimento. Va da Anis e si salutano.
Le chiede se fosse pronta a tornare da lui, ma riceve un no come risposta. Poi viene da noi e dopo una breve presentazione ci consegna il pass attivabile solo con una strana danza che riusciamo a replicare. Ci spiega che è venuto di persona per farci un favore e metterci in debito con lui, quindi se ne va. Finisce così questo lungo capitolo ricco di colpi di scena e nuove conoscenze con le domande che aumentano sempre di più. Chi è e cosa vuole Chatterbox? Qual è il passato di Rapi chiamata Red Hood da Chatterbox e che legame aveva con le Absolute? Perché Mustang ha chiesto ad Anis di tornare da lui? Queste sono storie per il futuro, ma la domanda con una risposta più vicina è: cosa ci aspetta a Nord? Non vi resta solo che aspettare il prossimo video. Per il momento è tutto. Vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi invito a lasciare mi piace, commentare e condividere il video per supportarmi e noi ci rivediamo al capitolo 5. A presto!